Bentornati nel santuario del non detto, l'unico angolo dell'universo digitale in cui fermiamo la giostra impazzita dei titoli per ascoltare il battito che vive dietro i titoli. State guardando Stelle Turche Rivelate. Nel rumoroso teatro dello spettacolo turco, il silenzio è una moneta rara, e chi la custodisce lo fa come si difende un tesoro. Siamo abituati a passioni che bruciano come un bengala, abbaglianti, veloci e già spente prima dei titoli di coda. Ci siamo fatti educare a storie d'amore recitate in didascalia, a passeggiate con i paparazzi come comparse, a tweet allusivi pensati per alimentare il motore del pettegolezzo. Eppure, di tanto in tanto, una coppia sfida l'algoritmo. Ricorda a tutti che i legami più profondi non vivono dove puntano i riflettori, ma nei corridoi in penombra, protetti da mura di discrezione e da parole misurate. Per mesi, l'industria ha vibrato intorno a un'unica voce, un brivido che correva sotto pelle. Riguardava due presenze magnetiche che abbiamo visto crescere sullo schermo, lo sguardo fermo e intenso di Erkan Meric e la luce inconfondibile, vivace e disciplinata, di Azal Suba. La loro alchimia in ADN Senkoi ha incendiato un pubblico globale, ma è il racconto fuori campo, quello che non passa dalle sceneggiature, ad aver assunto i contorni di un enigma. Hanno camminato sul filo sottile della riservatezza, lasciando cadere briciole mentre, lontano da tutto, pare si accomodassero a un banchetto di sentimenti veri, custoditi con testarda eleganza. Oggi, però, il silenzio si incrina. Non per uno scandalo, bensì per un traguardo. Voci che arrivano dai corridoi più affidabili di Istanbul parlano di un passo che cambia il paesaggio, un vertice di famiglia, un incontro di storie e radici, un movimento deliberato verso un impegno di lungo corso. Non parliamo più soltanto di una fiamma nata sul set. Qui si disegna l'architettura di un futuro. Oggi, su Stelle Turche Rivelate, proveremo a smontare e ricomporre questo sviluppo monumentale. Leggeremo la psicologia del loro silenzio, il significato di due famiglie che decidono di annodare i fili, e la misteriosa alchimia di personalità apparentemente opposte che, insieme, formano un sistema stabile. Ma prima di oltrepassare la soglia di questo mondo privato, una domanda per voi, cuore pulsante della nostra comunità. Credete che la segretezza sia la chiave per far durare una relazione nel firmamento delle celebrità? O pensate che la trasparenza, al contrario, sia l'antidoto ai sospetti? Se amate queste immersioni profonde nell'anima dietro la fama, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. E a chi desidera fare un passo in più accanto a noi, sostenendo il nostro lavoro e partecipando alla nostra cerchia di narratori, il tasto Unisciti vi aspetta qui sotto. Il vostro sostegno è l'inchiostro nelle nostre penne. Ora, apriamo la porta sulla storia di Erkan e Azal. Per comprendere la portata di ciò che si sta muovendo, bisogna riconoscere la strategia che lo ha preceduto. Erkan Meric e Azal Suba non si sono limitati a frequentarsi. Hanno orchestrato una lezione di riservatezza in piena epoca dell'overshare. Il racconto della loro vicinanza non è passato attraverso la quantità, ma attraverso la qualità del non detto. Le apparizioni congiunte sui social sono state pochissime, ponderate, professionali. Le uscite pubbliche, quando ci sono state, hanno avuto il rigore delle cose curate con attenzione, senza sbavature. Hanno evitato il flash non per timore, ma per rispetto verso ciò che stavano costruendo. I più scettici hanno letto quel silenzio come fragilità. Hanno sussurrato che se l'amore non si pubblica, allora non esiste. E invece, proprio le voci di oggi raccontano l'opposto. Quel silenzio non era vuoto, era un basamento. Era cemento colato per reggere il peso del tempo. Togliendo il mondo dall'equazione, hanno lasciato che l'amicizia, nata tra gli orari impossibili e la posta in gioco altissima di un set televisivo, maturasse fino a trasfigurarsi in un sentimento sganciato dalla recita. Hanno protetto il seme fino a quando il fusto non è stato abbastanza robusto da sfidare intemperie e sguardi. E adesso, il frutto comincia a vedersi. Il titolo che scuote l'ambiente è concreto e risonante. Le famiglie si sono incontrate. Nel mondo occidentale, conoscere i genitori può essere un martedì sera come tanti. Ma nel contesto culturale della Turchia, e nelle coordinate tradizionali che sia Erkan sia Azal hanno sempre mostrato di onorare, riunire le famiglie è un terremoto in scala affettiva. È una dichiarazione di intenti. È il passaggio dall'io a noi. Fonti molto vicine al loro cerchio parlano di un incontro intimo, caldo, sorprendentemente sciolto. Nessuna trattativa imbalsamata, nessuna posa da star. Una serata sobria,
depurata da ciò che è superfluo, in cui due famiglie si sono guardate come possibili parenti, non come tifosi o addetti ai lavori. E pare che la chimica non fosse solo tra i due protagonisti, anche le famiglie avrebbero trovato un ritmo comune, un incontro di caratteri e valori. L'atmosfera sarebbe stata estremamente positiva, una miscela armoniosa di percorsi e sensibilità. Chi mastica da tempo i codici dell'industria legge tutto questo come il segnale più forte mai arrivato. Erkan e Azal sono pronti a salire il gradino successivo. Le colonne di gossip, di solito prudenti fino alla diffidenza, oggi si caricano di una previsione unica. L'annuncio del fidanzamento non è più un se, ma un quando. Il fatto che entrambi attraversino un momento stabile e luminoso nelle rispettive carriere dà peso a questa teoria. Non corrono verso il matrimonio per riempire un vuoto mediatico né per recuperare terreno. Ci entrano da una posizione di forza. Il tema dell'approvazione familiare, qui, cambia le regole del gioco. Sposta il racconto dalla commedia romantica alla saga familiare. Mi fermo un attimo per chiedervi, quanto conta, nelle vostre storie, l'opinione della famiglia? Avanzerebbe lo stesso un passo verso il matrimonio se i vostri universi domestici non si parlassero? Scriveteci nei commenti. Leggiamo ogni parola, e le vostre esperienze sono la profondità che rende viva questa comunità. Se questa storia di amore adulto vi sta toccando, mettete un mi piace. Aiuta il nostro lavoro a raggiungere chi, là fuori, ha bisogno di un po' di speranza. E se volete diventare parte del motore che ci permette di raccontare, il tasto Unisciti vi rende protagonisti. Il vostro sostegno è il battito di questo canale. Oltre all'incontro tra famiglie, ciò che rende la coppia irresistibile agli occhi del pubblico è il profilo psicologico della loro unione. Una delle ragioni della fascinazione attorno a loro è la misura, la maturità, la compostezza con cui affrontano la tempesta della notorietà. Chi sta loro vicino racconta una dinamica precisa, l'armonia dei contrari. Erkan è l'ancora. Porta una calma vigile, una protezione che non pesa, ma copre. È il punto fermo quando il vento alza la voce, quello che parla di ordine e di progetto con la serietà che fa sentire al sicuro. Azal, per contro, è la scintilla. Brilla di energia, è luminosa ma calibrata, capace di accendere la scena senza bruciarla. Quando queste due forze si incontrano, non esplodono, si bilanciano. La natura protettiva di Erkan abbraccia la vivacità misurata di Azal, creando un equilibrio che convince. E a quanto pare, proprio questa armonia sarebbe stata decisiva nel passo che ha portato all'incontro tra famiglie. Non hanno visto solo due volti celebri, ma due tessere di puzzle che combaciano. Non è la montagna russa dei fuochi fatui. È l'amore calmo e adulto di cui i fan parlano con entusiasmo, la collaborazione in cui i punti forti di uno diventano riparo per le fragilità dell'altro. L'appuntamento tra le famiglie non è stato un traguardo, è stato il colpo di pistola dello start. Secondo indiscrezioni sussurrate lontano dai riflettori, il dialogo non si è fermato a quella cena. Le conversazioni sono continuate, con rispetto e costanza. Erkan e Azal, nonostante giornate infinite e responsabilità incastrate al millimetro, hanno continuato a ritagliarsi momenti per intrecciare i fili, per avvicinare i mondi che vogliono tenere uniti. Nel lessico dei rotocalchi, questa continuità è una prova. Vuol dire che a tavola non si è parlato solo di piatti, di meteo o di set, ma di prospettive, di tempi, di che cosa significa domani quando due vite decidono di camminare in parallelo. Si mormora che, tra amici, Erkan usi spesso una parola, ordine, e che dietro quel termine ci sia il desiderio di una vita domestica composta, un rifugio saldo in cui poter correre e poi respirare. Azal, dal canto suo, vorrebbe continuare a inseguire la piena realizzazione professionale senza barattarla con la quiete privata, ma immaginando un equilibrio in cui l'ambizione e la gioia possano trovare un compromesso elegante. Sono frasi che non appartengono a chi cerca un giro sulla giostra. Sono le parole di architetti che osservano una pianta e vedono già la casa. La reazione del pubblico, intanto, è stata un abbraccio. Di solito il tifo sa essere possessivo, vertiginoso, a tratti spietato. In questo caso, le voci sono piene di sollievo, quasi di orgoglio. Nei commenti, tanti sottolineano quanto questa relazione sembri diversa. C'è la sensazione di un impegno di lungo respiro, non di una moda da colonna rosa. Molti applaudono la capacità di custodire la privacy, indicandola come una rotta che altre coppie dovrebbero provare a seguire. Ma accanto alla gratitudine, ecco un nuovo bisbiglio che fa battere i polsi.
Si dice che la coppia stia pianificando una breve fuga, una vacanza concisa ma intensa nei prossimi mesi. Una pausa, direte. E invece, in questo quadro, è un simbolo. Per alcuni sarà il riposo dopo una stagione faticosa, per chi sa leggere i segni, il tempo in cui due persone si ritrovano da sole, dopo la densità degli incontri familiari, per chiudere il cerchio delle decisioni. Nella grammatica dei sentimenti, una vacanza silenziosa dopo la presentazione in famiglia suona come il preludio di una proposta. E questa piccola notizia ha spinto i termometri del rumor a una temperatura impaziente. Nonostante il vortice, Erkan e Azal restano l'occhio del ciclone. Tacciono. Nessun comunicato, nessuna copertina strategica, nessuna conferma a colpi di storie. Un silenzio che, anche qui, si divide in interpretazioni. C'è chi è certo che tutto sia vero e che si stia solo aspettando il momento con la luce giusta, e c'è chi pensa che la loro filosofia sia coerente fino in fondo, che vogliano difendere l'unico spazio intoccabile finché non sarà il tempo di mettere un sigillo. In ogni caso, una cosa spicca con chiarezza: Erkan e Azal stanno costruendo piano ma dritto. Non è la corsa con i fuochi artificiali che lascia cenere al mattino. È un vino che matura. È lento. È pensato. È solido. E non sono ingenui. Il passato ha insegnato, la strada li ha resi più consapevoli. Vogliono mettere ogni mattone su fondamenta di rispetto e di comprensione, senza farsi dettare i tempi da nessuno. La riunione delle famiglie, in questa narrazione, è stato un passaggio naturale, non un salto nel vuoto per compiacere l'eco dei social. Chi lavora con Erkan racconta un'energia diversa, una motivazione che sconfina nella gratitudine, il passo di chi ha il cuore in ordine. E chi è vicino a Azal la sente più quieta, più sicura del proprio spazio, come se la voce interiore avesse trovato un tono morbido ma fermo. Guardando avanti, gli occhi sono su di loro. Si attende una parola, un annuncio che sorprenda, forse anche la fotografia di un anello. Ma se anche queste immagini non arrivassero domani, la storia non perderebbe un grammo di bellezza. Erkan e Azal ci stanno ricordando che le cose migliori hanno bisogno del loro tempo e meritano protezione. Dimostrano che un amore non deve urlare per essere vero. Nei prossimi giorni, gli eventi probabilmente restituiranno una direzione più nitida a questo legame discreto e profondo. Fino ad allora, noi continueremo a rispettare il loro silenzio, celebrandone la gioia senza invaderla. Grazie per averci accompagnati in questo speciale firmato Stelle Turche Rivelate. Se fate il tifo per Erkan e Azal, scrivete la parola cuore nei commenti, così sapremo che ci siete. E non dimenticate di premere unisciti per sostenere il canale e permetterci di portarvi storie che contano. Alla prossima, e che le vostre relazioni trovino sempre terreno solido su cui mettere radici. Eppure, mentre chiudiamo questa puntata, rimane un'ultima immagine. Due persone che attraversano una città che non dorme, senza clamore. Una macchina che scivola tra i ponti e le luci. Una casa in cui le finestre non hanno bisogno di essere tutte illuminate per raccontare che dentro c'è calore. Potrebbe essere la vita di chiunque, e proprio per questo ci emoziona. La notorietà, quando incontra il sentimento, spesso allarga le crepe. Qui, invece, la rese cuciture, piccole tracce di una trama che tiene. Forse è questo il segreto di Erkan Merik e Azal Suba, non travestire l'ordinario da straordinario, ma riconoscere l'oro che si nasconde nella normalità, proteggendolo con la disciplina di chi sa quanto costi coltivare, ogni giorno, la stessa promessa. E in questo teatro dove molti recitano per gli altri, loro sembrano recitare per sé. È raro, è silenzioso. Ed è proprio per questo che suona così forte. E noi, qui a Stelle Turche Rivelate, restiamo con l'orecchio teso a ogni sussurro e con il rispetto pronto a fare un passo indietro quando serve. Non inseguiamo solo notizie, inseguiamo verità che sappiano parlare anche quando non si mostrano. Se quella vacanza diventerà davvero il punto in cui una domanda verrà posta e una risposta farà tremare due mani, lo sapremo. Se la storia sceglierà ancora il passo felpato, lo accetteremo. Perché ci sono amori che nascono sulla scena e muoiono all'applauso, e amori che crescono quando il sipario è già calato. Nel buio dove si sente lo scricchiolio del legno e il respiro di chi è rimasto a lungo. Erkan e Azal, per ora, appartengono al secondo tipo. Ed è un privilegio poterne raccontare i contorni senza invaderne il centro. Continuate a camminare con noi. Restate iscritti, restate attenti, e ricordate che le storie più belle non sempre hanno bisogno di fuoco d'artificio.
A volte basta la luce tiepida di una stanza, due voci che si cercano, e il coraggio di lasciare il mondo fuori per un po'. Qui finisce il nostro racconto di oggi. Qui comincia, forse, un capitolo che ancora non ha il titolo. Quando lo avrà, lo leggeremo insieme, con la stessa cura con cui oggi abbiamo ascoltato il suo preludio. E questa è la promessa di Stelle Turche Rivelate: esserci, senza rumore, quando la verità bussa alla porta. Buona serata.